Sei una cosplayer? O vuoi fare un ripasso? O magari vuoi iniziare a fare cosplay? Bene, non perderti questo episodio di Roba da Cosplayer. Subito dopo la sigla! Ciao, io sono Yamili, adoro gli anime manga, mi piace disegnare in stile giapponese e da 10 anni circa faccio cosplay. In questi anni ho frequentato varie fiere, fatto molte gare e perciò penso di avere abbastanza esperienza per fare questi video che possono essere utili sia per chi ha iniziato, sia per chi vuole avere un ripassino e sia per chi deve iniziare a fare cosplay. In questo primo video parlerò solo delle basi, poi nel video successivo parlerò specificatamente del cosplay. Perciò iniziamo subito col punto 1, le origini. Il cosplay nasce in America circa negli anni 30. Poi pian piano si sviluppa in giro per il mondo. In Giappone arriva circa nell'84, dove un reporter, Nobuyuki Takahashi, conià il termine cosplay, che è unito con due parole, la parola costumes, costume, e play, giocare, dall'inglese. Il cosplay è il travestirsi da personaggio, il cosplay è praticamente interpretare la parte di un personaggio che ti piace. Può essere di anime manga come di serie TV, libri e così via. Puoi spaziare davvero in qualunque cosa. Il cosplay è diviso in tipologie. La principale è la tradizionale o canonica. Per farvi un esempio semplice, io ho fatto Mami Tomoe di Puella Madoka Magica e l'ho fatto in versione Puella. Ho all'epoca comprato il vestito, preparato la parrucca e fatto gli accessori, perciò il fucile eccetera. E quella versione lì è detta versione canonica perché io ho seguito proprio l'immagine di Mami per farla più simile possibile. Poi vista gli original. L'original può essere sia voler fare una versione casual di un personaggio esistente, perciò puoi fare, non lo so, Mitsuri, per dire io ho fatto Mitsuri in bikini, che non è la versione canonica, o se no puoi fare come original anche altre cose, perciò non lo so, puoi scegliere di crearti un personaggio attinente a un anime che ti piace. Ora, così a esempio puoi crearti un personaggio che magari è un mago di Fairy Tail o un ninja in Naruto e così via. O se no, tra gli original ci sono anche le fate, gli elfi e così via. O per dire un personaggio completamente di tua fantasia, come me. Che io, cioè nel senso il cosplay che ho addosso, cioè il cosplay che ho addosso è più che altro la parrucca, perché io mi faccio chiamare Yamili, ma Yamili è il nome del mio OC, Original Character, che appartiene a un mio racconto che si chiama Crossrose. E essendo che per me Yamili è il mio alter ego, mi piace prenderne i panni perché me la sento attinente a me. Poi vi sono altri due tipi. Vi è il crossplay e il gender bender. Il primo è quando tu vuoi fare un personaggio del tuo stesso opposto. Essendo io una ragazza, un po' di anni fa ho deciso di fare Kowa di Magi, ma lui è un maschio. Però io l'ho voluto fare così come era lui, perciò in versione canonica, e perciò l'ho portato così. E perciò ho fatto un cosplay maschile. Poi vi è il gender bender. Il gender bender vuol dire che tu, che sei una ragazza, vuoi fare un personaggio che è maschile rendendolo femminile. Perciò, per farvi un esempio, adesso mentalmente mi viene in mente
Todoroki di My Hero Academia, ne ho visti tanti che lo fanno come fosse una ragazza, o Zoro di One Piece, per farvi un esempio. Poi altre versioni che si può fare nel mondo cosplay, ci sono i Jinka. I Jinka sono l'umanizzazione di qualcosa che è animalesco, come per dire i Pokémon o i Digimon o anche Sonic, per farvi un esempio. Punto 3, giustamente, è il tuo cosplay. Dove lo vuoi portare? Potrai fare dei set in casa, di foto, ma giustamente la maggior parte delle persone che fa cosplay lo fa per portarlo in fiera. Le fiere in Italia sono tantissime, vi sono quelle grandi e quelle piccoline. La più importante, per dire, che probabilmente conoscete, è Lucca Comics. Poi ve ne sono altre minori, per dire al nord che io conosco, c'è il Torino Comics, il Festival del Fumetto in Ovegro a Milano. Poi c'è anche la Milano Games Week Cartoon, insomma adesso è un po' così secondo me. Poi nel centro c'è il Romiz o il Modena Nerd e così via. E verso invece al sud vi sta il Comic Con, l'Etna Comics, che però sono tutte fiere che non ho mai potuto visitare perché stando al nord non ho molte possibilità al momento. E poi ve ne sono anche di internazionali, come in Francia c'è il Japan Expo, l'Angleterre, poi ci sono quelle in America come il San Diego Comic Con o il WonderCon. E poi vabbè c'è quelle giapponesi, tra cui la più famosa è il Comiket. Se non sapete dove trovare quali fiere ci sono ogni settimana, vi consiglio Cosmunit con trattino sotto. Ve lo lascio qui in link sotto al video. Si trova sia su Instagram che su Facebook. Ogni settimana mettono le fiere che ci sono nei weekend. È molto utile e lasciano anche molti consigli comodi per i cosplayer e così via. Perciò ve lo consiglio. Se ti sei avvicinato al cosplay da poco, saprai anche che i più temerari, o comunque se hai voglia, puoi fare anche la gara cosplay. In quasi tutte le fiere italiane vi sta la gara. Può essere non competitiva come competitiva e ti metti in gioco, no? Ti porti il tuo personaggio sperando che la giuria possa apprezzare quello che hai fatto, no? Quello che porti, la scenetta o il balletto o quel che vuoi, no? Quel che vuoi, restando nelle regole della gara. La gara più famosa al mondo è il World Cosplay Summit o WCS, che si tiene dal 2003 a Nagoya, che è, diciamo, il punto massimo di arrivo per un cosplayer che adora fare gare e che si impegna tanto come competitivo. Invece in Europa vi sta l'European Cosplay Gathering o ECG, che questo qui si svolge al Japan Expo a Parigi. Per il primo mi sembra che la candidatura italiana si tenga a Romiz, invece per il secondo, che lo so per bene, è a Lucca Comics. Ci avrò voluto partecipare ma non ho mai riuscito a trovare nessuno con cui fare coppia. Magari dietro questa telecamera c'è qualcuno che ha voglia di fare coppia con me, chissà. Comunque, perciò è una parte importante, o anche solo se vuoi guardarla la gara. Vedrai sempre delle bellissime scenette o gente che comunque si impegna tanto. E queste erano le basi del cosplay. Prima di andare vi ricordo di lasciare un bel like al video, commentare dicendomi se fate cosplay, se vi piace e qual è il vostro primo cosplay. E se non lo siete già vi ricordo di iscrivervi così da non perdere i prossimi video. Per concludere vi consiglio un manga che è edito da
BD Edizione o J-Pop, che è My Dress Up Darling, che giustamente, se conoscete o siete un po' dentro già al mondo del cosplay, parla del cosplay, e io trovo che sia un ottimo spunto per chi deve iniziare, ma anche per chi lo fa già da anni e gli piace l'idea di ritrovarsi dentro quel manga lì. Bene, al prossimo video, bye bye!